Buongiorno a tutti voi e bentornati nella mia cucina. Facciamo oggi petti di pollo con lo zafferano, la panna e i broccoletti. Gli ingredienti che ci occorrono sono 400 g di petto di pollo, 100 g di speck, un mazzo di broccoli freschi, 150 ml di panna fresca, una manciata di zafferano splendido. Vedete com'è, lo zafferano deve essere così, rosso, colore vivo. 2 spicchi di aglio, un rametto di rosmarino, un bicchiere di vino bianco fermo, un po' di pepe, un po' di sale e mezzo litro di acqua gasata fredda a 3 gradi. Vediamo ora come si realizza questo velocissimo piatto, ma prima, sigla! La prima cosa che andiamo a fare è tagliare il petto di pollo. Qui recupero una metà, così. Vado a controllare che non ci siano ossicini in giro. Elimino il grasso in eccedenza. Dopodiché lo vado a tagliare a cubetti. Faccio delle striscioline di 1,5 cm e poi mi diverto a creare questi cubetti più o meno tutti regolari. Cerchiamo di farli quasi tutti della stessa grandezza. E li andiamo a mettere dentro un contenitore. Andiamo a ricoprire il tutto con l'acqua gasata e li andiamo a mettere così per qualche minuto dentro il frigo. Questa operazione dal nome acidificazione è fondamentale per non ritrovarci quella pellicina bianca durante la cottura, che nient'altro sono che le proteine della carne. Nel frattempo andiamo a pulire i broccoletti, quindi andiamo a tagliare tutte le cimette, le lasciamo così, Eccole qui. Portiamo ad ebollizione l'acqua, ci aggiungiamo all'interno un po' di sale e facciamo sbollentare i broccoletti dentro l'acqua per una decina di minuti. Andiamo a scolare i broccoletti, tagliamo lo speck a dadini. Anche questi li facciamo quasi tutti uguali, il più possibile, mi raccomando. E li mettiamo da parte. Andiamo adesso a preparare lo zafferano. Su un foglio da carta da forno versiamo lo zafferano e con uno schiacciacarne o qualsiasi cosa di pesante andiamo a rompere gli stimmi. Facciamo semplicemente questo movimento senza stare a battere, proprio li schiacciamo. A questo punto versiamo il contenuto dentro un bicchiere con dell'acqua calda. Andiamo a mescolare e mettiamo il preparato così ancora caldo dentro il frigo. Lo shock termico aumenterà e intensificherà l'aroma dello zafferano. Andiamo adesso a recuperare i petti di pollo che sono stati con l'acqua gasata in acidificazione e li andiamo ad asciugare per bene. Ecco qua, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Inseriamo i bocconcini dentro una boule e li andiamo a condire con un po' di olio extravergine di oliva, del pepe e un po' di sale. In una padella ben calda sul fuoco aggiungo un po' di olio extravergine di oliva e vado a rosolare i cubetti di speck. Non appena i cubetti di speck diventano croccanti li tiriamo via e li mettiamo da parte. Nella stessa padella con ancora il grasso dello speck vado ad aggiungere 2 spicchi di aglio incamiciati e il rametto di rosmarino. Dopo qualche minuto elimino anche gli aromi e vado dentro con i bocconcini di pollo. Li separo per bene e li faccio rosolare perfettamente da tutti i lati. Non appena assumono questa colorazione bella dorata, alziamo la fiamma e andiamo a sfumare con il vino bianco. Non appena la parte alcolica è evaporata completamente andiamo dentro con l'intruglio dello zafferano. Guardate già che splendido colore sta venendo fuori. Ora è il momento della panna.
Inseriamo il coperchio e faccio cucinare così con la fiamma bassa per una ventina di minuti. L'importante è che la panna inizi a rasciugarsi e si restringa un po'. A circa un minuto dalla fine della cottura inseriamo dentro la pentola anche i dadini dello speck. Mescoliamo, spegniamo la fiamma e lontano dal fuoco inseriamo anche i broccoli. E siamo pronti per andare ad impiattare. Ed eccoli qua, bocconcini di pollo, zafferano e speck. Come di consueto siamo pronti, forchettina in questo caso senza il coltello, e andiamo alla prova dell'assaggio. Allora, il piatto si presenta bene, tutta la nostra cremina, vado subito a prendere il pollo, guardate qua, ho preso anche lo speck, guardate che boccone invitante, mi metto qui a favore di camera e andiamo. Veramente delizioso. Abbiamo la croccantezza dello speck, abbiamo la freschezza qui del broccolo e poi il pollo che è una meraviglia. Tutta questa crema qui con lo zafferano che dà veramente un valore aggiunto. È un piatto che, come avete visto, è davvero veloce, semplice da fare, non ha neanche dei costi eccessivi dato forse dallo zafferano, però lo zafferano purtroppo si raccoglie a mano, quindi costa anche tanto. Per il resto i sapori si sposano benissimo ed è veramente un piacere e una goduria per il palato poterlo mangiare. Anche qui vi potete sbizzarrire con delle variabili, invece che mettere il broccolo, che secondo me è azzeccatissimo, potete usare anche altre verdure, invece che lo speck, il guanciale, la pancetta, come preferite. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta e se così fosse fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se vi fosse venuta voglia e io come sempre vi saluto dal caldo di Milano e vi do appuntamento alla prossima videoricetta. Ciao a tutti dal Crapapelata, ciao belle gioie! Ciao! Mamma mia, per farmi smettere di mangiare devono tirarmi via a forza.